Benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi parleremo del mondo del lavoro, in particolare del tanto amato posto fisso. Ah, il posto fisso. Perché viene tanto bramato? Scopriamolo insieme dopo la sigla. Chi non vorrebbe avere il posto fisso? Si tratta della massima aspirazione di un comune cittadino italiano, ma da almeno una ventina d'anni a questa parte un po' di cose sono cambiate, soprattutto nel mondo del lavoro, e le possibilità per molti di avverare questo piccolo grande sogno diventano sempre più rare. Prima di arrivare al perché e al per come cerchiamo di capire bene che cosa significa posto fisso. Con il termine posto fisso si indica una condizione lavorativa sicura, in teoria. Si ha quindi la certezza di un'entrata fissa che può essere mensile, settimanale o giornaliera a seconda del tipo di contratto. Essendo in Italia solitamente è mensile. Con il posto fisso si ha una fonte di guadagno sicura, almeno in teoria. Lo condivido in teoria. Si ha quindi un'entrata fissa costante ogni mese. In base poi al tipo di contratto questo può prevedere dei premi, la 13ª, la 14ª o altri extra, come premi produzione, premi per obiettivo, ma qui non voglio scendere troppo nello specifico. Insomma, credo che ci siamo capiti. Questa entrata fissa solitamente non dipende dagli alti e bassi del mercato. In teoria. Chi ha orecchie per intendere intenda, dato il periodo storico e dato le ultime settimane dove i prezzi stanno schizzando alle stelle, non siamo più così sicuri. Per molte persone tutto questo è il massimo che si può desiderare da un contratto di lavoro. Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando. Io sì. Secondo te devo lasciare il posto fisso? E non facciamone una colpa a nessuno e tantomeno non andiamo a giudicare. Per chi cerca lavoro e lavora con dedizione, sempre il massimo rispetto. Facciamo tutti parte di una catena che traina l'economia, quindi siamo una sorta di anello. Poi ci sarà l'anello più forte e l'anello più debole, ma questo lo sappiamo. Ammettiamolo, se fossimo tutti imprenditori, manager o fantomatici guru del business online, che vita sarebbe? Ah, il posto fisso. Finalmente il posto fisso. Conoscerete sicuramente qualche persona, anche voi, che vi ha detto: oh, finalmente mi hanno fatto il contratto a tempo indeterminato, sono fisso, con quell'aria molto disinvolta e di sicurezza affermata stampata sulla fronte. Ma siamo davvero sicuri che questa sia la realtà delle cose? Quindi firmo le dimissioni. Non bestemmiare! Il posto fisso è sacro! Ma questa non è altro che una visione che ci è stata iniettata, innestata e idealizzata da media e dalla società che abbiamo attorno, ma soprattutto anche da quello che la storia ci ha insegnato, la storia vissuta, intendo. Peccato che però oggi tutto questo non corrisponde del tutto al vero. Basti pensare ai nostri nonni e ai nostri genitori. In 40, 50 o 60 anni di lavoro hanno costruito case, famiglie, hanno acquistato magari degli immobili, dei terreni, ci hanno cresciuti con i loro ideali, ovvero con quello del vai a studiare, trovati un posto fisso, un buon lavoro che ti paghi e campaci con quello per tutta la vita. Ma perché? Perché questo fino a qualche tempo fa era realizzabile. Oggi e con il passare del tempo tutto questo diventa sempre meno realizzabile però. La ricerca del posto fisso ha col tempo lasciato spazio ad altri modi di approcciare al mondo del lavoro, per il semplice motivo che con la crisi economica degli ultimi anni la precarietà è diventata la regola e il posto fisso l'eccezione. Qualcuno dietro questo schermo sicuramente avrà studiato economia o comunque avrà dei ricordi degli studi fatti e quindi conoscerà molto bene la definizione di mercato. Per fare un breve recap, quindi, che cos'è il mercato? Il mercato è definito come il punto di incontro tra la domanda e l'offerta, cioè degli acquirenti e dei venditori, o più o meno qualcosa del genere, però poco importa. In ogni caso il lavoro di per sé è legato al mercato e se questo è sempre più frammentato e altalenante per definizione, cercando di trarre una conclusione guardandoci attorno oggi, cosa possiamo dire? Il posto fisso è morto? Non è del tutto sbagliato affermarlo e se non lo è probabilmente questione di tempo. Quanto? Non possiamo saperlo. Il lavoro a tempo indeterminato lo si trova ancora. Non voglio creare allarmismi, ma siamo certi che sia corretto parlare di
lavoro, mettendo nella stessa frase sicuro e fisso? Non lo so, ditemi un po' voi. Pongo proprio a voi questa domanda. Scrivetemi la vostra opinione qui sotto nei commenti in modo da generare un dibattito costruttivo e magari parlare di qualcosa di interessante. Analizzando quello che viviamo oggi in Italia, la pubblica amministrazione probabilmente ha ancora una sorta di sicurezza, con molti più contratti a tempo indeterminato, mentre sono sempre meno le aziende private che offrono questo tipo di garanzia. Queste ultime infatti stipulano contratti a tempo determinato o contratti di collaborazione. Se vi informate, infatti, questo è l'ultimo trend del momento, che sicuramente è destinato a crescere. E non crediate che sia del tutto un male, anzi, e questo non lo dico io, lo dice l'Istat. Leggevo appunto un grafico la settimana scorsa dove veniva rappresentato molto bene questa differenza tra il 2019 e il 2020, anche se non credo che molti di voi andranno a leggersi circa 160 pagine sull'andamento del lavoro degli ultimi anni. Voglio concludere con una piccola domanda: quali sono oggi le prospettive che il lavoratore o l'aspirante tale ha davanti a sé? Ricordiamoci una cosa importante, che il contratto a tempo indeterminato è fisso finché tutte le cose vanno bene, e questo a volte si dimentica. Di fisso non c'è nulla, gli alti e bassi di mercato l'hanno ormai dimostrato in tutto il mondo. Quando c'è crisi o ci si reinventa o ci si affida alla sorte.